Ciao ragazzi, a fine video ci saranno i pronostici per l'Elimination Chamber. Cody Rhodes viene accompagnato al suo spogliatoio offertogli dal final boss The Rock e questo episodio di SmackDown si apre con Trish Stratus che non ci capisce più nulla ormai, Lilian Garcia che fa la ring announcer, The Rock torna e lei che domani notte lotterà e domani lotterà a casa sua e per la prima volta davanti ai suoi figli e lei è emozionata di poter far squadra con colei che ora porta avanti la divisione femminile. Infatti introduce la campionessa WWE Tiffany Stratton e dice che le due sono in sincronia perfetta e che proprio per questo domani notte sconfiggeranno Nia Jax e Candice LeRae, ma vengono interrotte da Chelsea Green e Piper Niven e la campionessa degli Stati Uniti merita lei lo spazio in TV e merita lei di combattere ad Elimination Chamber, non loro due, ed è per questo che lei è fiera di rappresentare gli Stati Uniti, perché lì almeno le persone sono migliori. E Tiffany Stratton le dice che lei è americana, ma Chelsea non la rappresenta affatto e ora avremo un match campionessa contro campionessa tra Chelsea Green e Tiffany Stratton. Non vedevo l'ora che finisse questo promo inutile, tanto quanto il tag team match di Elimination Chamber. E poi non ne parliamo neanche del match, 2 minuti di match finito in squalifica per colpa dell'arrivo, indovinate di chi? Bravi, di Nia Jax e Candice LeRae, che poi hanno attaccato le loro avversarie per i PLE e si sono scontrate in una rissa veramente scordinata, che sembrava quasi uscita da un cartone animato. Ma vabbè, le face riescono a far scappare le cattive e finalmente possiamo passare oltre. Nick Aldis ci annuncia che stasera ci sarà un mini torneo a 6 persone che decreterà il primo sfidante al titolo degli Stati Uniti. LA Knight affronterà Santos Escobar, Carmelo Hayes contro Braun Strowman e Andrade andrà contro Solo Sikoa. I vincitori di ciascun match si affronteranno sempre stasera in un triple threat match e chi vincerà sarà il primo sfidante al titolo di Shinsuke Nakamura. Jacob Fatu dice a Solo Sikoa che ciò che è successo settimana scorsa è stato un incidente, solo lo sa, e l'ex nuovo Tribal Chief vuole iniziare a portare il titolo degli Stati Uniti alla sua famiglia, ma non sarà lui a partecipare al torneo perché vuole lasciare il suo posto al Samoan Werewolf proprio per dimostrargli quanto lo vuole bene. Cody Rhodes è arrivato nel suo lussuoso spogliatoio offertogli dal final boss pieno di ostriche e champagne. Jacob Fatu prende il posto di Solo Sikoa e batte Andrade dopo un bellissimo match durato una decina di minuti vinto grazie alla combo Impaler DDT e Mighty Moonsault. Vabbè, Los Garza e gli Street Profits si sfidano per un match che non è mai partito perché i DIY hanno attaccato gli Street Profits durante la loro entrata, poi sono arrivati Pretty Deadly e poi anche Motor City Machine Guns ed ecco che si sta preparando il ladder match in vista di WrestleMania. Drew McIntyre arriva tra il pubblico dicendo che John Cena è soltanto un ipocrita che ha rivoltato le spalle a tutti i bambini che lo consideravano un eroe soltanto per Hollywood e l'amore capitalista, e la gente come lui ha creato il mostro che ora è diventato Drew McIntyre e ad Elimination Chamber lo sotterrerà, ma viene interrotto da Damian Priest e gli dice che R-Truth dice cose molto più sensate. Ed è vero, Drew è diventato campione del mondo a WrestleMania, ma la sua ossessione per CM Punk gli è costato il titolo facendo incassare il Money in the Bank proprio all'arciere dell'infamia, e a Money in the Bank la varincetta l'ha poi vinta McIntyre, ma la sua ossessione per Punk ha fatto sì che Damian lo schienasse di nuovo e l'ex Chosen One dice di non essere ossessionato da Punk e Priest gli ricorda che ora lui è ridicolo perché è seduto proprio come fa lo Straight Edge e Priest all'Elimination Chamber lo schienerà di nuovo. E arriva anche Seth freaking Rollins e dice che se non fosse stato per un piccolo errore arbitrale e per il peggior incasso di un Money in the Bank della storia sarebbe diventato lui il campione del mondo, ma non è lì per parlare del passato, bensì per parlare del futuro, e nessuno di quelli presenti nell'Elimination Chamber hanno speranze di batterlo. E ovviamente arriva anche CM Punk che dice prima a Rollins che gli farà fare la stessa fine della Royal Rumble, con Priest invece non ha nessun problema personale, ma quando le gabbie si apriranno non ce ne sarà per nessuno. McIntyre e Rollins sono ossessionati da lui, mentre Punk è ossessionato soltanto da una cosa, dal main event di WrestleMania. Risuona la team song di John Cena, ma arriva Logan Paul e dice al pubblico di Toronto che a Cena non importa nulla di loro e si presenterà soltanto al PLE perché lui è soltanto una celebrità sfigata, e dice anche lui agli altri che sarà lui a vincere. E quando è arrivato il momento di parlare di Punk, ecco che quest'ultimo ha voluto vendicarsi dello schiaffo di lunedì sera, ma lo youtuber è scappato via. LA Knight batte Santos Escobar in un match molto carino e veloce con una BF
tutti al volo. Madonna mia, bello che comunque una mossa così brutta ogni settimana cercano qualche spot per farla diventare bella da vedere, e devo dire che ci stanno riuscendo. Sami Zayn è arrivato dicendo che Kevin Owens deve finire di parlare attraverso i video, perché lui sa bene che il prize fighter è a Toronto e quindi lo invita lì sul ring davanti alla loro nazione, e Owens invece è sì a Toronto ma è già a Rogers Center dove si svolgerà l'Elimination Chamber. E Zayn non è nervoso per colpa di Owens, ma è nervoso perché una volta finito il match dovrà dire alla famiglia di Kevin ciò che gli ha fatto, perché vuole finire una volta per tutte Owens. The Miz consiglia a Cody di accettare l'offerta di The Rock, perché se non lo farà lui sarà qualcun altro a farlo. Il match tra Carmelo Hayes e Braun Strowman non dura neanche 2 minuti, perché arrivano solo Sikoa e Tama Tonga, e con un trick alla Eddie Guerrero Carmelo Hayes fa squalificare Braun Strowman e si qualifica al triple threat. Roxanne Perez, Liv Morgan e Raquel Rodriguez battono Bayley, Naomi e Bianca Belair, con la Perez che schiena Bayley, ma dopo il match è arrivata Alexa Bliss che ha connesso l'Abigail DDT proprio all'ex campionessa di NXT. LA Knight batte Carmelo Hayes e Jacob Fatu, diventando il primo sfidante al titolo degli Stati Uniti. La megastar ha vinto però d'astuzia, visto che Fatu era andata a segno con il Mighty Moonsault. Knight l'ha tirato fuori dal ring e ha schienato Hayes. CM Punk consiglia a Cody Rhodes di prendere l'offerta e ficcarla lì dove non batte il sole, a The Rock, e poi gli dice che i due si reincontreranno a WrestleMania. Michael Cole intervista il campione indiscusso WWE l'American Nightmare Cody Rhodes e gli dice che domani sera ha una grande scelta da fare, cioè se vendere la sua anima a The Rock, e gli dice che se accettasse quell'offerta lui diventerà il campione dell'azienda, avrà tutti i soldi che vuole e deciderà lui se e quando difendere il titolo, e soprattutto contro di chi. Ma ora c'è un regalo per lui, una mega auto brandizzata con il suo nome, e The Rock è all'aeroporto pronto per partire con il suo jet privato, e sa bene che Cody farà la scelta giusta perché renderà fiero la sua famiglia e suo padre, e non aspetterà altro che arrivare a fine show, abbracciarlo e farlo diventare il suo campione, così che tutti i suoi sogni finalmente potranno realizzarsi. E ha anche un altro regalo per lui: una cintura con scritto l'anima di Cody Rhodes, con sotto la data della morte di Dusty Rhodes, giorno in cui anche il cuore di The Rock si è spezzato, e quindi chiede a Cody di non spezzarglielo di nuovo. Ed è così che si chiude questo episodio di SmackDown pre-Elimination Chamber. Puntata molto carina, ricca di bei match e bei segmenti, probabilmente la miglior puntata dell'anno fino ad ora. E beh, non ci resta altro che aspettare stanotte per vedere cosa succederà, ma prima di salutarvi voglio darvi i miei pronostici per l'Elimination Chamber. Trish Stratus e Tiffany Stratton vinceranno contro Nia Jax e Candice LeRae. Roxanne Perez vincerà la gabbia di eliminazione femminile. Sami Zayn purtroppo vincerà contro Kevin Owens. Invece per l'Elimination Chamber maschile pronostico che la vincerà Logan Paul, e spero veramente che Cody Rhodes accetti la proposta di The Rock. Beh ragazzi, io vi do l'appuntamento a domani con il report dell'Elimination Chamber, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!